Presa! Facci vedere, maestro! Ma guarda come lo tiene giù! Allora, permettere. Ragazzi, oggi vi porto un contenuto che unisce scienza e arti marziali in modo unico. Siamo tornati con il mitico Senpai Luigi, pronto a dimostrare ancora una volta la sua forza bruta in azione. Ma questa volta c'è un twist speciale. Al suo fianco abbiamo il dottor Trapani, esperto in scienze farmaceutiche e performance umane. Insieme lavoreranno per trasformare quella potenza grezza in movimento atletico grazie a esercizi specifici con il famosissimo Rasta Power. Un mix di tecniche scientifiche e applicazioni pratiche per gli sport da combattimento che non avete mai visto prima. Siete pronti a scoprire come la scienza può elevare le arti marziali? Restate fino alla fine perché qui si parla di un vero salto di qualità. Yes. Oh, wait. Devo riprendere Madre Simona per il video. Però aspetta, dobbiamo metterlo dentro. No, ma comunque c'è un video sarebbe alzato. Solo io ho capito, anche per farmi palestra da me. 1, 2, 3, 4, 5. Quindi facciamo così. Sempre là. Che facciamo sempre fila. Ok. Tu dietro di me. Quindi 10 con la gamba. Quei pantaloncini. 10 con questa gamba. Ok, quindi metti Con la due mani. Però Perciò vai tutto giù come se fai squat. Ok. ok, Quando sali, questo lo porti a 45 gradi e quello lo lanci dietro. Poi così? Devi pensare Immaginate che questa di lanciarlo parte dietro. della tibia è la parte che deve colpire. Quindi se arrivo con il piede qua, non sta andando questo. Ah, ok, Deve questo arrivare male. via. Ok, quindi fai il taglio della tibia. Vai, pitch. Questo è un calcio potentissimo. Guarda il San. Quindi vieni indietro con questa mano qua. C. Più basso. Vieni indietro con questa. Giù col collo. Piede a 45 quando Piede a punta. solo dietro. Ah, questo qua. Pensa al lavoro dietro pure. Ok. Sì. Vai. Più. Uff. Giù con i glutei. Giù. Ok, No, cambiamo devo qua. Altro piede. Poi lo proviamo addosso allora. Vai. Tutta l'energia tutta. Boom. Sempre guarda avanti. Alle ginocchia. Troppo. Bravo. Scendi più con i glutei. E io c'ho ginocchio spezzato. Ah, vero, vero. Non lo fare questo giù. Più. Guarda un altro in piedi. Giù. Ok. Respira. Perfetto. Pausa e respira. Adesso Lui però non va giù del tutto. Questo è un Questa calcio. è la prima. No, lascialo a 3/4 se anche tu preferisci. Dagli più energia anche dietro, tocca. Dagli. Ok. Vai. Pronti? Poi è bello che toccano, non ammazzi nessuno. Bravo. Presti a prendere Gedan. Prego io, faccio tutto. Guarda sempre avanti. Ok, facciamo da fermi prima. Pronti? Non hai niente in tasca. Non girare bene dietro. Ok, tutti Più profondo. questa gamba avanti, Cioè, tu dai proprio il... Sì, sì, lancialo dietro e però devi controllare per spingerlo in avanti. quella dietro colpisce. E lì è tutto addominale. Devi arrivare con la tibia. Va, sì. Questo è piatto. Ok, pronti? È pazzesco. Dorso. Questa colpisce qua. Toglitele le calze, se no scivoli, Matteo. Dare più forte, sai? Togliti le calze. Ti passa, cioè lo prendi facendolo. Ok, arrivo con questa Poi la cosa guarda. buona, ma Roku. stai sereno perché anche che ti scappa, ti vuole, non ci sia niente. Pensa che con la tibia mi devo tagliare. Sì, faccio. Uff. Giù. Giù. Rasta Power non gioca, ma gli piace giocare a Rasta Power. Perdere la base. Se la base fa così, anche il calcio farà così.
Sali. Sì, giralo di più. Ok, non andare troppo indietro, perché sennò guarda, lì una riga e uno si pazza. Invece, vedi come sono io? Non qua, così ho la È aggressivo lì. Vai, sali. Lancio, bravo. Andare verso di là. Wow. Oh, vai. Ferma. Diventa come il martello di Toro. E tenelo sempre Ok. con due mani perché te ovviamente fai questo movimento qua. Sì. Così fai. È come una forma di karate che te la faccio vedere fermo. Uno, faccio uno, Tira coi piedi. tu devi pensare da qua, porto dietro e colpisco. Se io questo non Questo andrebbe detto. Sì. Sì, va spiegato ancora un mondo nuovo. Prova 10 volte, così capisci l'esponenzialità. Non è esplosivo. Prima devi imparare il movimento esatto. Sì, no, per capire già come cambia la massa con 4 Puoi kg vedere adesso in più, 1 chilo in più, poi lo fai suoi una volta volumi. e poi lo posi. Vedere uno con i suoi volumi è interessante. Perché alla fine gli abbiamo messo... È piccolino, È piccolino. sali. Ok, fatelo tra di voi. Ok? Vi mettete in tre. Vedi che bel senso di potenza. È così. Tu con la destra lo tiri a lui. Con la destra lo tiri a me e facciamo questo E poi dall'altra parte. come un orologio. Sì. Come abbiamo fatto? Vi ricordate che abbiamo fatto con il E qua non si gioca. No, non insieme. Leggerino, vero? Leggerino. Poi tipo ad esempio, facciamo però con 6, 10 sono poi te calcolare. Però come fate? Che ora 10, giustamente loro cominciano ora. Io sono stato male. Quando mi allenavo pesante, con 10 era riscaldamento. Perciò giustamente quando avevo un pugno, una tibbiata, una cosa, arrivava una potenza esponenziale. senza prendere. Poi Lui imprime una potenza. Cioè finale. Pum. Sì. è come se tu lavori con un martello, però il martello cosa fa? Tenderà sempre a scappare davanti perché ha la punta e oltretutto da qui in giù è solo gravità. Poi ti concentri solo sulla concentrica. Se tu a questo non gli dai potenza, lui sopra fa così, muore. Perciò non hai un punto dove non devi dare potenza. a rinculo. Quindi parte. Pum. Il martello ti rincula con la gomma a terra dove vuoi ed è tutto sulla colonna vertebrale. Questo, la colonna, da quando lo usiamo, non c'è una persona che mi ha detto che ho avuto un problema. Perché quando arriva l'energia è morta, è finita, si disperde. Perché non puoi fare Sei tu il che ti finale. imprimi la forza. È dall'inizio che devi. È dall'inizio. È quello che ci dà tirarlo forte dietro. Quando tu lo fai dietro, lui che fa? da lì Prende la che- forma di una fiamma. Esatto. E quando è una fiamma è perfetto. Fiamma, 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 fiamma. Quando arriva a terra non ha rinculo, non fa danni, Neanche se quello che muore. Perciò io a terra posso chiudere e lasciare. Il martello rimbalza, quel rimbalzo va tutto sulla colonna. L'energia non si disperde, l'energia gira, Doc lo sa meglio di me. Perciò quando usavo quegli attrezzi, dico non si possono fare male ai polsi, alla colonna. Perché? Con pesi ridicoli, perché alla fine un martello 5-6 kg, non è che erano pesi enormi. Oltretutto che facevi? Arrivi qua, usi la leva e lo alzi così. perché se no cosa fa? Lavoro da qua in giù non ce n'era ed era troppo pericoloso. Qui non c'è un momento in cui non lavori al 100%. E in più Un soldato. hai una connessione mente-corpo perché ti obbliga a svariate Ok. movimentazioni. Questo ad esempio nel mondo degli sport a combattimento è ottimo perché è il combattimento. Tiro, mollo, mi sposto, chiudo. Questo è combattimento. In più per un atleta che non fa arti marziali o combattimento è un consumo energetico 1000 volte di più. Io prima di farmi male ho fatto un mese solo Rasta Power, però dalle 10 in su. Avevo perso 5 kg. Perché il lavoro metabolico è scioccante, veramente. Io perdevo, me ne andavo da qua che pesavo mezzo chilo in meno, ma non di sudore, proprio di consumo energetico. Fibre muscolari, sai proprio quando il muscolo, vivo.
E quello è il risultato. Perché oltretutto tu non hai la paura di farti male, di fare male, di rompere qualcosa. Quella mancanza di paura lì è accelerazione. Vai, vienimi contro. È accelerazione, posso essere cattivo quando voglio. Cioè posso vedere qual è il limite della cattiveria, capito? Quando posso spingere lo posso fare. Non ci sono attrezzi che te lo permettono. Prima allo specchio, quindi Non te lo adesso permettono. facciamo Perché l'elastico a fine corsa si rompe. O si tira dove l'hai attaccato. Anche il martello stesso che Il martello è appunto col fatto del pericolosissimo. rimbalzo È per pericolosissimo. tutta la ripercussione del rinculo a partire dall'articolazione di polso, gomito, spalla, schiena. E poi dopo ti dico ancora una cosa, quando fai il martello, che succede? Tu arrivi qua, questa punta fa questo. posizione di Sì. Ciao. Questo qua, quando arriva qua, muore. Poi si spegne. E questa è stata fortuna, perché non ho fatto studi quando l'ho sognato, però volevo questo. Cioè non mi metto, lo studio. Poi l'ho studiato. Ora grazie al dottor Trapani, agli Matteo che mi aiutano, ci evolviamo di più. Però realmente è anche stata fortuna che ho avuto, non mi posso dare meriti che non ho. E questa forma te lo permette, ti permette di liberare energia. Luigi, fammi vedere il lavoro che facevi su rotazionale sul corpo, sull'addome. Così prende bene così. Una cosa importante qua qual è? Staccare la connessione con le braccia, trasformare le braccia in questo caso in dei blocchi, dei ganci, blocchi fissi, non devono, le mani le chiudo forte e comincio a ragionare sulle punte delle anche, non sulle spalle. Le spalle non mi interessano, gireranno ma non mi interessano, perciò che succede? Uno, punta dell'anca. guarda qua, linea, non c'è questo porta indietro ok, gira qui, abbassa, piega tutti e due. Averlo studiato sulla base del karate, cosa ti insegna? Che tutto il movimento del corpo nasce da qua, hara. Nel karate proprio è, il karate sta qua, si dice. Quello che in America chiamano core, in Italia ancora un nome giusto non ce l'abbiamo dato, figo. Però è qua. Ombelico deve guardare E quando crei qualcosa da quella base, parti da lì, le punte sempre in avanti, se no quel peso lo perdi. tieni forte qua, forte la pancia. Prendilo, io te lo consiglio proprio Ok, qua, conti. perché aumenta ancora di più. Ora pensa alle punte delle anche, Quale braccio no? fallo chiudere dietro e spingi. Vedi che ti sposta anche i piedi. Pronti? Stabilizzatore. Accelera, tocca. Testa dritta, guarda avanti. Bam, bam, cattivo. Tanto anche che tocca dietro non fa male. Oh. Senti che bello sentire le punte delle anche che spingono. Switch, touch, giù. Ok, fermi qua. Tutti in posizione. Se io voglio un pugno, Più acceleri, più diventa violento. non posso aprire i piedi. Sempre gomiti stretti. Devo pensare a L'azione sui piedi è fantastica. Radicamento. Poi c'è il nostro amico Fumarola che saluto, Sifu. Quando vuoi, per me è un piacere se mi viene a trovare. Tutta l'energia dei piedi parte. Tutto da qua, radicamento, karate. E poi arriva qua. Perciò quando io vado a combattere è questo. Per quello fanno male i miei grandi. Io non ho la tibia più dura, cose. È la connessione che ho creato con questo lavoro. Questo lavoro cosa mi permette? Di non avere un inizio e una fine. L'elastico lo devi gestire, c'è solo in tirata, il ritorno non ce l'hai. Qui non succede niente. Qua tu, il movimento è totalmente naturale e totalmente senza pericolo. Dove è l'altro attrezzo che te lo permette? E ora stiamo lavorando con 6 trecce perché stiamo studiando. Pensa a 15, 18. Cioè tu qua hai uno strappo di 1 tonnellata. Logicamente questi muscoli qua poi spingeranno un colpo a 1 Questo è tonnellata. tradotto come hai fatto prima qui. Le mazze da baseball per quello si rompono. Non si rompono perché è dura la tibia. La tibia deve essere dura per reggere agli impatti di questa energia. Perché tu mi insegni, quando carichi il calcio, è tutto un discorso di un riflesso miotatico, di controrisposta. La controrisposta è di accelerazione. Perciò se io le tibie le devo condizionare per reggere al mio impatto. Perché se io tiro così forte, ogni tanto succede nell'MMA, infatti alcuni
medici hanno spiegato che non succede in altre discipline perché loro lavorano poco il condizionamento. Condizionamento però, se usi qualcosa come il Rasta Power e devi combattere, lo devi fare, perché c'è il rischio che tiri colpi troppo forti per la tua struttura ossea, perché realmente è quello che io quando allenavo gli agonisti avevo sto limite, li vedevo limitati, io non mi piacciono i limiti. E non mi piace neanche vedere il parquet distrutto, perché io amo il parquet di legno, non quello di plastica. Il tatami rotto, loro che attento. E minchia, non andavo a dormire sereno. Non era l'allenamento che volevo io. Pensare, provare dopo. Luigi, mi fai lo stesso movimento? Lo stesso movimento e poi me lo traduci in Mawashi dopo. Così vediamo la post-attivazione. Quindi dà un grosso impulso a livello nervoso, ok, di stimolo, di attivazione, dopodiché il sistema nervoso registra e poi lo traduce in gesto atletico. Ok. Base a preparazione Quindi atletica. per trasformare La il gesto trasformazione, proprio, ok. esatto, la trasformazione in sé. E questa è una roba molto interessante. Qua lo attiviamo, il sistema nervoso alza le antenne, quindi è più capace, più propenso a reclutare e tu dopo lo richiami sul gesto atletico che gli serve. Infatti dopo questo consiglio del doc, alle prossime gare io farò questo discorso qua. Io mi porto il Rasta Power, ma non per riscaldarli, Per attivarli. per attivarli, perché me l'ha insegnato doc, io questo non ci avevo mai pensato. Bastano 10 secondi. Adesso cosa facciamo? 10 secondi. Questo è, lo trasferiamo da quelle che sono le basi della preparazione atletica agli altri sport. In 10 secondi il sistema nervoso è già bello acceso, non si deve sfiancare, si deve attivare. Lui dopo prende tempo, un attimo, deve prendere fiato per riuscire poi a imprimere la massima forza e poi la traduce in calci. Ok. 10 secondi. 10? Vai. Quindi posizione del combattimento. Cos'è la posizione del combattimento? Dai. Solo un passo di davanti. Non sulla stessa linea, perché poi mi spazza. Un lavoro nel circo che faccio il... Adesso con la respirazione nasale, ok? Cerchiamo di abbassare il prima possibile i battiti Non c'ho quell'equilibrio. e poi dopo andiamo a attivare. Qua, cado. Che se respiri di bocca che succede? Aumenta l'iperventilazione. Bravo, bravo, bravo. Invece noi dobbiamo cercare di abbassare i battiti e lo facciamo via nasale. Guarderà più o meno dritto, sarà più o meno qua. Aspetta, quando sei pronto col fiato. Guarda. Adesso qua lui può imprimere la massima potenza e sicuramente riuscirà a trasferire Vedi, qua è ancora più imprinting ai calci. Ok. Perché sarà più capace, più attivo, il sistema nervoso è più attivo, più capace di andare a richiamare tutta la catena cinetica interessata. Vai Luigi, vai. Partiamo dall'inizio. Kudodashi. Kudodashi. Piedi. Vai, cattiva, Ok. Movite. Sentite il comando. Oh. Quando entro in combattimento, Come senpai? perché pensate sempre 100 kg pensa. Ha parlato il sacco, penso. Non c'è bisogno. Quando a 100 kg si muovono, non c'è bisogno in un Mawashi, non c'è bisogno di parlare tanto. Oltretutto ho preso mentre scende. No, mentre va. È giusto, è vero. C'è una connessione meccanica, un imprinting di potenza aumenta di un 10-20% in base alla base. Perché il cervello è ancora collegato al movimento, è impressionante. Infatti me l'aveva spiegato l'altra volta il doc e già avevo pensato con i ragazzi anche Centurion, boom, smontano, respirano, poi fanno la gara. Non è controproducente farlo all'inizio? No, non devi rischi di arrivare a strappare, stancarti. E però da freddo conviene mettere più Devi peso. sempre riscaldare la struttura prima. Ok. Un warm-up, diciamo, dinamico va fatto per le articolazioni, Chiaro. un po' per la mobilità. Però va fatto proprio all'inizio un lavoro del genere. Quando siamo caldi, il sistema nervoso è più pronto, più fresco per essere attivato e anche per arrivare a uno sforzo di intensità del genere. Dopo che l'hai fatto, hai studiato la respirazione, perciò solo nasale. Su quello abbiamo accennato adesso, però sarebbe un mondo che meriterebbe ore di discussione. Io l'ho già sentita questa cosa della respirazione nasale che aiuta molto. Nel mondo a della mantenere- performance, sotto tutti gli aspetti di alta prestazione, dovrebbe essere un capitolo a parte e tenuto in allenamento tanto quanto l'allenamento base in sé. Perché la respirazione, con la respirazione noi sappiamo rilassarci o attivarci.
Perché nella tradizione magari del pugilato, degli sport da combattimento ti insegnano però Perché, naso tante bocca. perché tante volte anche la respirazione ha una funzionalità di attivarci, svegliarci, quindi in certi momenti è bene anche che diamo quel brio in più ok. adrenalinico per tenerci la sveglia. Quello che invece cercavamo prima era il fatto di abbassare, ok, il battito, quindi avevamo l'effetto opposto, è il sistema nervoso parasimpatico, quello del riposo, del rilassamento che andiamo a attivare. Quindi qua dovevamo abbassare i battiti tanto che potessimo permetterci poi un gesto atletico migliormente funzionale o comunque di potenza. A noi serviva la potenza, quindi non mi serviva tanto adesso la parte lungo, metabolica, sì. quindi allenare il fiato, quindi andare in una sorta di superset finalizzato a un discorso metabolico. Qua era proprio prestazionale, no? Si chiama appunto la metto in parallelo alla post-attivazione post-etanica, quindi attivazione del sistema nervoso, riposo e poi trasformo. Queste sono le basi del potenziamento, diciamo, ad alta prestazione. Poi ad esempio ci sono varie scuole di pensiero sul combattimento e io non dico che sono giusto o sbagliate. Io ad esempio nel combattimento tendo sempre a spingere i ragazzi alle respirazioni solo nasali. Perché? Perché io tipo al momento di adrenalina non credo tanto. Perché nel karate a mani nude, quando leggo l'adrenalina dell'avversario so che sta aprendo gli addominali. Perciò quando io invece vedo qua è sempre chiuso, io sto respirando, sto parlando, ma qua è sempre chiuso. Perciò nel momento in cui quel dopo qua si apre. Bam. Però perché viene naturale per fare quella Purtroppo cosa? nel mondo occidentale abbiamo perso la capacità ancestrale o comunque la capacità che parte da bambino di respirare Noi nasciamo per respirare col naso. È il naso il nostro veicolo principale di respirazione. Ah, per tirare dentro l'aria sì, ma per buttarla fuori? Per buttarla fuori possiamo anche bene o male alternarla con la bocca, però noi nasciamo respirazione completa nasale. Questa è fisiologia spiccia, diciamo. Poi purtroppo per frenesia, per mancanza d'abitudine, perché siamo impegnati in 1000 cose, abbiamo purtroppo adattato la capacità respiratoria all'altro veicolo di bocca. Però è nettamente meno ossigenante la via per bocca. Noi respiriamo molto, ossigeniamo molto di più i tessuti tramite naso. Ok. E se noi torniamo a educarci, ad allenarci usando prettamente il naso, poi non dico che la bocca non vada più utilizzata, Chiaro. però magari nei round chi fa molta fatica, specie all'inizio, è normale quello che tu dicevi, no? Respirazione naso, bocca, ci sta. Però se uno si abitua a respirare anche tra i round, tra le riprese, quello che è, nei momenti di recupero via nasale, il recupero diventa sicuramente molto maggiore. Pazzesco. Sì, proprio perché abbiamo più Però ossigenazione. ti faccio una domanda più tecnica invece c'è questo falso mito, ma non so se è tanto falso, però c'è questo mito del urlare quando porti un colpo ti porta ad avere più potenza. È reale questa cosa? Allora lì parti a presupposto che già nel karate si parla del kiai. È più psicologica la cosa che ti dà proprio Allora, la cosa. ci sono degli studi che dicono che se urli e ti scarichi il colpo ha più potenza. Io però sono sempre di un parere, in quel momento tu non stai avendo un controllo totale. In quel momento tu ti stai lasciando trascinare da un momento di euforia o può succedere al terzo pari che hai bisogno di aiutarti perché fisicamente, strutturalmente, cardiacamente non ce la fa più. Allora hai bisogno di un momento di il chiai, lo spirito, perché fino alla morte. Però è una Allora, cosa più mentale che altro. Durante un Sblocco combattimento mentale. io no, non mi piace neanche, anche perché è pure brutto da sentire. Invece parte scientifica aumenta. C'è qualche studio al riguardo? No, vero? No, è più appunto un discorso di scarico, chiamiamolo così, finalizzato a quello. Sì. Possiamo comunque, bene o male, è un po' anche come chi si allena coi pesi, no? Cioè chi emette gemiti, esatto, o chi magari sta in silenzio, cosa che io preferisco, che secondo me si fa tranquillamente a meno dell'emissione di rumori. Ad esempio, tipo io anche perché io non è che io amo i pesi, perciò parliamo di questo presupposto. Ormai Ma ami di più il Rasta Power. No, ormai uso solo il Rasta Power perché non mi piacciono le strutture fisse, però i pesi mi piacciono. Per esempio, anche quando i ragazzi facevo fare dei pesi, io gli dicevo una cosa che spiego sempre: la respirazione è mai legata al movimento. Cioè, cosa vuol dire? Che è quello che ti dicevo prima. Se io faccio
Ok. In quel momento io sto respirando, sto prendendo aria e la sto rilasciando, ma nel momento in cui Ok. la potenza è uguale, io devo staccare la Poi non ti respirazione. ammazzi prima anche di fiato. Bravo, devo staccare la respirazione dal movimento. Nel momento in cui la stacco, io riesco ad avere un controllo delle pareti addominali, una lucidità che con il chiaio, il momento di euforia, non ho. Io sono sempre per la lucidità, se devo fare male a qualcuno devo essere lucido, devo sapere dove lo devo colpire e se serve devo colpire ripetutamente. Perciò per colpirlo ripetutamente devo essere preparato. Cioè non è così facile combattere. Io lo so che uno vede i video e gli sembra che andiamo a 20 all'ora. In quei 20 all'ora c'è un universo di preparazione, di respirazione, di cuore, di testa. Perciò il 3/4 del lavoro si fa con la testa. Ma infatti qua faccio un collegamento che può essere parallelo, magari non proprio affine, ma attinente allo stesso tempo. Il fatto di entrare in combattimento, può essere in gabbia, può essere sul tatami o quant'altro, sul ring, con una foga emotiva eccessiva, con la ferocia, con la bava alla bocca. Ecco perché sconsiglio vivamente i pre-workout prima di un incontro dove c'è già una componente emotiva molto elevata. Soprattutto magari quelle zuccherate, no? Tanti si prendono. No, non è un discorso zuccherato, io parlo di stimolanti, Ok. dove aumentano ulteriormente il battito cardiaco, la tachicardia stessa porta a un rischio di mancanza di movimento fine, no? Perché proprio andiamo a alzare troppo la soglia di attivazione, ci andiamo a iperagitare, lo andiamo a perdere lucidità, andiamo a perdere quello che potrebbe essere quella visione. Anche poi dopo qua si aprono altri mondi, no? Visione periferica, comunque tutta la parte relativa all'ansia, allo stato dell'ansia, che potrebbe compromettere. Soprattutto all'inizio di ogni gara, vista l'ansia che uno ha. Se C'è vai già quella. C'è già quella, vai È ancora inutile andare a peggiorare, magari riempirsi la- di stimolanti prima di, anzi, io ne ho parlato Allora cosa conviene prendere? C'è qualcosa che si può prendere magari prima di... uno se ha già fatto un'alimentazione già a posto prima di salire, Ma è quando mentale quella cosa, come fai a gestirla? quello è mentale, quello è un approccio molto mentale. Ne ho parlato tantissime volte con Alessio Saccardi di questo tipo di impatto. L'approccio alla gabbia è un rituale, no? Uno deve arrivarci pronto, deve arrivarci già con quella lucidità e non la bava alla bocca di rabbia, di cattiveria, di andare a distruggere, perché quella poi ti porta a un'ipereccitazione, ti porta a una sovrastimolazione che poi È una bella tisana, ad esempio, prima di una gara. Ma che ne so, magari... Devi calcolare una cosa, Erwin, prima di un combattimento, che sia tu, sono i tuoi allievi e tutto, se tu vai a misurare il battito è sempre più elevato, ma è più elevato già negli iperprofessionisti, quelli che vanno a fare una gara, qualunque cosa, come se fosse andare al bar a bere il caffè. Pensa un novizio, uno che non ha tante cose. Questa cosa qui, tanti la contrastano come... Stai tagliando 30 secondi di fiato, 1 minuto di fiato. sì. Che Solo paura facendo- quella. No, poi È anche paura. prestazionale, giusto il discorso, poi incide sulla prestazione. Cioè tu già di tuo emotivamente non hai la preparazione Chiaro. al 100% che avevi in allenamento, perché l'emotività ti taglia già una vero. fetta di percentuale, quella in automatico, in default. Se poi tu vai a sovraeccitare con uno stimolante che porta artificialmente questa soglia ulteriore, la componente ansiogena diventa a rischio di essere fuori controllo, oltre che a diminuire anche la prestazione stessa. Ad esempio, una cosa che io consiglio, logicamente non faremo nomi e tutto, però io tipo prendo degli integratori e li faccio prendere sempre anche ai ragazzi quando si allenano, non per, oltre per il... Senza il caffè. No, io non sono tanto per gli stimolanti, perché io voglio che salgano sul tatami o in allenamento con la mente molto molto serena, perché penso che bisogna entrare nel mare delle arti marziali, del combattimento, di quello che si fa, per comprenderne il senso. Perciò cosa faccio? Questo tipo di integratori che io uso, che comprendono anche degli amminoacidi, tutto consigliato dal doc, perciò parliamo del numero 1 al mondo. Poi cosa succede? Diventa anche un appoggio emotivo. Ok, c'ho il mio integratore che mi ha sempre aiutato negli allenamenti, è sempre stato con me, il gusto lo conosco, non mi fa reflusso, per quello tante volte lo dobbiamo anche formulare in base ai nostri gusti, perché devo fare in modo che il momento del combattimento non sia un momento estraneo alla mia vita, Certo. ma sia un momento di allenamento.
quando si pensa voglio vincere è sbagliato. Io devo dare il massimo in quell'allenamento, in quella forma. Se perdo devo imparare, perciò devo fare in modo di entrare in quell'ambiente nuovo. Devi stare nella zona di comfort. Non è una zona di comfort, è una zona di casa. Perché la te zona la di crei comfort te. bravissimo, però tante volte la zona di comfort è un posto dove tu non dai il massimo. Ok. Invece io intendo la zona di comfort, perciò la zona di casa dove io devo essere il meglio di me stesso, devo dare il massimo di me stesso. Quando do il massimo sono contento. Se mi può servire il gusto leggermente agrumato di un integratore che io utilizzo sempre, lo devo usare. Non devo eccedere. Perciò sorsetti e mi preparo mentalmente. Mi riscaldo, mi preparo mentalmente. Devo salire sul tatami poi con un senso di vuoto e di dire finalmente è arrivato il momento. E poi accettare le decisioni del giudice, qualunque esse siano. E nel dubbio link in bio. Nel dubbio, link in bio. Che Hai imparato, senpai. non so cos'è, però ci arriveremo alla prossima puntata. Il concetto che diceva Senpai Luigi, che se tu sviluppi troppa forza, troppa esplosività, il vero problema è il controllo, per quello ti serve avere controllo, perché è lo stesso concetto del bendaggio del pugili professionisti. Il bendaggio non serve per fare più male, serve per proteggere la mano, perché per X tempo continuerà a colpire. Chiaro. Poi, ovviamente nel pugilato c'è stato qualcuno anche storico che ha fatto dei bendaggi farlocchi, quasi Con dei il gessi, cemento. e Cotto se lo ricorda ancora che l'avevano Quindi per quello conviene sempre tutto. avere il controllo di quello che Serve solo a quello, perché il bendaggio deve essere regolamentare, perché il bendaggio serve a proteggere la mano. e a farti andare più forte senza pensare ai danni. No, deve proteggerti la mano, tanto la cosa fondamentale del bendaggio è il blocco di questa articolazione e il blocco di questa. Chiaro. È lì che si lavora tanto sul Però dico a bendaggio. livello psicologico, sapendo di avere la mano comunque già con un bendaggio fatto bene, il guanto ti puoi sfogare di più. Ovvio, anche perché devi pensare che un 100 kg che usa 10 once ha una potenza di impatto che si spacca, cioè la mano si dovrebbe frantumare, per quello la barnacola è complicata, cioè la gente non si rende conto che la barnacola è tutta diversa. Presto sempre Bruno al BKFC. Sì, no, al KFC, quello dei polli fritti. Doc, cosa vediamo adesso? Mi dice la trasformazione di un esercizio nella Di potenza dei spinta pugni. sui pugni, sì. Dei pugni, esatto. ok. Quindi questo è un altro esercizio inventato dal senpai Luigi. Che lui c'ha questa fantasia quasi dantesca. Geniale. Quasi dantesca. Che poi però tutta ha una spiegazione, chiamo che tecnico-scientifica. Qua è fisica di base, è fisica, è pura biomeccanica. Per Parto da un forza. presupposto che chi si accontenta ha smesso di cercare. Se ci fossimo accontentati non avremmo scoperto le Americhe, non che io mi sento ciao, già so, si sentono, ho scoprito, non mi sento una minchia. Parliamoci chiaro che... La terrapiatti, Chi mi i terrapiattisti, Bravi, senpai. chi mi capisce so che comprende che voglio dire, gli altri sapete che vi voglio bene, cioè non me ne fotte una minchia. La volontà di non fermarsi a quello che c'è, di provare a vedere, provare. Si sbaglia, caro, vedete che io ho già soldi, danni e cose, ciao. Però non me la sento di fermarmi. A me, se sono curioso voglio cercare il motivo per quale motivo ho questa curiosità. Tante volte sbaglio nel 90% dei casi. Quando azzecco viene fuori il Rasta Power. Però spiega cos'è che stai facendo qua. Questa Ora stiamo è cercando la wild di bag, giusto? Ora stiamo cercando di montare la wild bag con il Rasta Elasta. No, lasciamo per ora, mi stanchino talmente. Il Rasta Elasta è un elastico che sto testando già da un po' di tempo, perché io prima di testo le cose, le provo, le porto all'estremo perché non me la sento. Per me la cosa più importante, non lo so, la cosa più importante è non fare brutta figura con chi mi vuole bene. Non a me dei soldi e le cose, come si dice, non sono come voi. Non voi tutti, lo so che siete. Perciò per me prima le provo, le testo, quando ne sono convinto bene, se no le butto nel cestino. C'ho un garage che è pieno di immondizie, tutte minchiate che non so sapete un cazzo. Scusate parolacce. So che ci sono tanti minorenni che mi seguono e questa cosa mi riempie il cuore, veramente, è bellissimo. Perché fa capire che alla fine anche noi vecchi, se siamo sereni, i ragazzi ci vogliono bene e io adoro i ragazzi. E soprattutto tanti praticanti del Kido, senpai.
No, io li adoro i ragazzi dell'Aikido, tutte le persone. Io le persone per bene gli voglio bene a tutte. A quelle non per bene, a quelle che non per bene gli voglio ancora più bene, perché spero che si ravvedano e capiscono che una vita così è una vita inutile. Punto. Io spero per loro, poi facciano quello che vogliono. Ma io dovessi vivere di rancore preferirei morire. O di invidia, o di, secondo me, quello là. Io auguro il bene a tutti e lo faccio con grande cuore da sempre. Io non ho mai pensato quello sì, io no, perché a lui sì, a me no. Io quando conobbi Erwin gli mandai un messaggio perché mi piaceva che vedevo tanto amore. Io non ho secondi fini, non me ne frega niente, ragazzi. Erwin mi conosce, perciò magari farà, lo potete chiedere a lui. Mi conosci? Dì la verità. Respirazione, senpai, mi raccomando. Terribile. Spettacolo sto coso. Lo facciamo un po' più duro. Ah, gli metti un altro elastico per avere più. La mentre che ci siamo. Quindi 6-8 anni in maternità. Quindi noi dobbiamo cercare di prendere. Qui ad esempio, ora l'ho montato con il doppio elastico, lo possiamo togliere, poi così ho alzato l'altezza. La struttura addominale è importante pure. Cioè, poi più sei aggressivo, Elastica. sì. Spettacolo. Più sei aggressivo, più lui è cattivo con te. Dici ricambia, ecco, è un vecchio cuscino. Ma tu mi tocchi e io ricambio. Pazzesco. Io lavoro Spettacolare. Hai poco che ti sbatti in faccia. 2. Tipo French press. Quindi a 3. Ah, tu li devi. Verso di me. Radicamento. Radicalmente. Vai sul corpo. Vai. Un cattivo in avanti. Oh, bravo, gomiti stretti. Quindi hai 2. Dai corpo. Vai. In avanti. O lo puoi fare anche solo. In avanti. Reattivo perché ti arriva il faccia. Bravo. Insieme. Aspetta. Mamma mia. Lui ci mette tutta la forza che ha. Adesso proviamo con bastano 5-6 movimenti di spinta dove lui imprime la massima potenza Ok. e poi andiamo a imprimere, a trasformare il gesto atletico sui punti. Lo facciamo provare il senpai? Sei pronto? 5-6 colpi alla massima potenza esplosiva che puoi. Troppa forza! Reggio. Se non lo prendiamo a contare. A contare. Radicamento, senpai. No. Perché Oggi. Maestra? vai, riprendiamo la partita. Mamma mia. Ale, 11 Tanta pressione in più. Stanchino? La testa è collegata proprio. Aspetta lui. Il dottore, ragazzi, hanno studiato. La differenza tra noi e loro è quella. Pazzesco. Eccezionale. Tipo French press. Stai attivato col core. Ok, vai, spingi. Quindi tricipiti. Però per la potenza dei pugni, su cosa bisogna lavorare di più? Sui tricipiti o sulla spinta in avanti, frontale? È tutta l'orchestra. Ok, tutto insieme. È tutta l'orchestra. E io ti risponderei dall'addome. Ok. Da più che le braccia è l'addome. È sempre, dicono no, paragone che si fanno nel mondo dello sport, il fatto che il core è importante è come la base dei cannoni, non puoi sparare coi cannoni da una cannona. Certo. Se ci pensi, il discorso del core
Le discipline marziali ce l'hanno da centinaia d'anni. sì. Il Infatti, C, lo dicevo, il C. tutti. Loro parlano del C, che la gente pensava fosse l'energia mistica. In realtà è questo. Mo' si è scoperto da 2 anni che è diventato famoso l'allenamento del core in tutti gli sport. Poi infatti questo cos'è? Il bello è che è la sinergia che lavora insieme. Il core allenato in maniera funzionale è un core che lavora in tutta la sua orchestra, Chiaro. magari anche andando a richiamare gli altri degli arti periferici. Certo, Quindi certo. tutto insieme che lavora, qua è la funzionalità. Certo, non ti vai a soffermare su vai a un fare il singolo crunch. gruppo muscolare come magari nella sala pesi. Esatto. Alleni solo la spalla. Sì. Ma messi insieme poi tutta una serie di muscoli hanno, penso, anche un Ho parlato consumo di orchestra, ma esatto. hanno anche un consumo energetico maggiore quando sicuramente. implicano tutti i muscoli. Quello sicuramente. Diventa un allenamento metabolico. Perciò che succede? Ora dobbiamo calcolare che anche quando lavoriamo, ad esempio questo è lineare, però è un lineare non corretto. Sale, scende, si muove, ritorna in un modo, se ne va in un altro. Lui deve adeguare con la postura, cercare di controbilanciare appunto il Situazionale, giro dove esattamente come gli sport Bravo, da bravo, bravo, hai combattimento. trovato la parola giusta. È il situazionale. rasta, penso che il rasta sia quello poi alla fine, no? Chiaro. Alla fine il fatto che non ha un indirizzo preciso, Una traiettoria precisa. il rasta è una traiettoria, è un po' un cavallo pazzo Vero. che tu devi cercare di dominare e controbilanciare, no? Esattamente quello che succede sul ring. C'è un avversario che si sposta costantemente. Quello che dico sempre, il fiato del Rasta Power usato in maniera logicamente non a gioco, non allenamento fitness, ma per agonisti e tutto, perché dà risultati anche senza, ma il fiato fatto in un allenamento pesante con il Rasta Power è il più simile al fiato che ho trovato nel combattimento, il più simile di tutti. Ed è incredibile, me l'hanno detto anche fighter. Io non parlo di me, ragazzi, io parlo dei miei ragazzi che hanno combattuto e combattono, o dei numeri 1 al mondo. Qua abbiamo ad esempio il dottor Trapani, perché penso che quando i padri nobili dicono che non hai fatto una stronzata bisogna dirlo. E il fiato del Rasta Power è più simile a quello del combattimento, perché è un fiato da gestione, è un fiato da dolore, è un fiato da resistenza, è un fiato d'azione, da risposta, da gestione della pressione, è un fiato complicato. Tradotto in mondo fitness, diciamo un po' più alla portata, è il fatto che, come abbiamo provato altre volte, tutti i movimenti Rasta si possono tradurre anche in altri ambiti, non solo di sport da combattimento, ma anche su tanti altri scenari, a quello che sono gli HIIT, Ok. l'interval training. Quindi lavoriamo su una frequenza variabile, altissima frequenza alternata, e questo ha un impatto metabolico che è devastante. Ora domanda però Doc, abbiamo visto magari la trasformazione di un esercizio in quello che è il propedeutico per la disciplina marziale. Può essere, si sposa benissimo in alternanza di movimenti. Che protocollo bisogna usare? Quello però? secondo me è estremamente Cioè abbiamo visto magari 10 secondi, 10 spinte qua e 30 secondi ma noi magari possiamo al sacco. applicarlo anche in un Tabata, 20 secondi on, 10 secondi off, quindi in tempi molto ridotti. Possono essere, ripeto, degli interval training a movimenti a 30 secondi di un gesto atletico variato nella sequenza, oppure anche ripetuto con delle alternanze di pause che possono Non c'è una cosa standard per Il tutti. bello di questo è che non c'è, è che tutto può essere adattato a, diciamo, anche lo stadio di maturità del soggetto, anche per prendere pratica nei movimenti che sono estremamente versatili ma anche non facili, perché basti pensare solo quello che facciamo prima, il fatto del Rasta Power, che comunque ha un movimento di più cinetiche che sono interessate, non è semplice, sembra più banale, è diciamo il movimento base, però penso che siano fatto bene, sia uno dei più difficili da saper applicare. Quindi è un po' da sdoganare il metodo di Che allenamento non esiste il standardizzato. metodo. No, Perché non esiste, esiste il il protocollo, metodo cubano, il Non metodo esiste. così, il metodo russo È di allenamento. estremamente limitante. Anche Esiste, perché il mio corpo è diverso dal tuo, è diverso dal suo. io dico in ambito a questo con tutti i vari atleti, dico esiste il soggetto e a quello io ho una cassetta di attrezzi con tutte le metodologie che posso avere in background, apprese, provate, studiate, da anche ulteriormente modificare a quelle che sono le tue caratteristiche che sono diverse dalle sue. Ciao. Mi sembra calcolare che uno dei ricordi è che io sono un amante del culturismo, della preparazione atletica e tutto, ma una delle lezioni più belle, io non mi ricordo da chi lo scrisse, ma
non mi ricordo, comunque forse Mike Menzer, non mi ricordo. I 6 muscoli sono fatti per spingere, per tenere e per portare indietro. Perciò quando io invento, seguo il metodo bla bla bla, perché ti devo vendere qualcosa, perché il metodo bla 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 per me magari è la cosa migliore al mondo, ma non si può generalizzare. Marketing. Io non posso generalizzare, non è perché io generalizzo invece sul Rasta Power, perché parliamo di genetica e meccanica. Cioè, Ad oggi il bello è che non c'è più niente da inventare fondamentalmente. Già a livello di arti marziali penso che abbiano fatto delle scoperte Cosa che eccezionali. dicevo prima, il core già si parla da centinaia di anni ed è stato riscoperto Le solo oggi. discipline orientali, ma a partire anche dalla nostra stessa lotta libera, tradizione, lotta greco-romana, che hanno un rispetto enorme, però già quando sono state, diciamo, coniate, studiate, sviluppate tutte queste discipline, avevano una capacità di conoscenza del corpo umano, sensibilità sul corpo umano che è eccezionale. Noi oggi cosa possiamo fare? Possiamo solo aggiustare, dare una scientificità, una tecnica, una spiegazione, una motivazione in più a rafforzamento di quello che è già presente. Noi non dobbiamo inventarci niente. Chiaro. Noi abbiamo solo oggi più o meno le ricerche, l'esperienza, le varie competenze da poter confermare quello che è già esistente. E il Rasta sfrutta un'energia elastica, sfrutta appunto il discorso di movimenti in sinergia di tante, ripeto, catene cinetiche, sfrutta quello che può essere la sua versatilità in applicazione a un potenziamento piuttosto che un allenamento metabolico. E questa è la sua cosa bella. E il fatto è che, come abbiamo detto prima, non ha un controllo, non ha un range of motion preciso. Lui va dove gli pare. Freedom of power. Freedom of Link in power. bio. Ah, link in bio. bio. Ah no, quello, io quando poi sento il doc che parla, ragazzi, Alessio Sacara, Luigi Busà, c'è gente che realmente le ha calcate le gare, i tatami, ha preparato campioni. Io rimango senza parole, anche perché realmente sono solo esclusivamente amici miei e io sono senza parole, però io ci ho sempre creduto. E vi dico la verità, se non fosse stato Alessio Sacara, che io ringrazio con tutto il cuore, gli sarò debitore per sempre, che mi avesse detto: fa Luigi, è arrivato il tempo che questo attrezzo esce dal tuo dojo, non l'avrei fatto, perciò oggi non ci sarebbe ancora, ma neanche se ne parlerebbe, perché non è quello che cerco. Io quando vi scrivo sono felice di non avervi deluso, è la verità. Cioè, la mattina quando mi sveglio leggo i vostri messaggi, ragazzi, cioè è come se state parlando di mio figlio e mi state dicendo: l'hai educato bene, si comporta bene. E un padre è felice di questo, perché alla fine è il motivo per cui esistiamo, forse. Per me il Rasta Power è quello. Poi, anche che non dovesse andare, io sarò sempre felice. Perché Nel dojo lo tieni sempre come. bravo, Erwin è piaciuto, i grandi campioni lo hanno, qualcuno di voi lo ha già ed è felice, e io già, per me basta. Poi se prenderà piede diventerà un movimento, diventerà una cosa figa, un modo di essere, di allenarsi, perché è quasi privo di rischi. Più bello, il mio sogno è vedere per strada bambini che al parco si lanciano il Rasta Power, che diventano potenti. Per strada. E la cosa stupenda per me è che è italiano. È italiano, è fatto agli italiani, mani italiane che lo costruiscono. Io l'ho visto costruire, ragazzi, e vi garantisco che è tanto lavoro. C'è un bel lavoro dietro. Tanto amore, ed è bello pensare a qualcosa che parte finalmente dal nostro paese verso il mondo. E io non so, può essere, potete anche smentirmi, ma penso sia uno dei pochissimi attrezzi funzionali brevettato, creato e che spero partirà per tutto il mondo italiano. E a oggi tutti mi state riempendo di gioia. Ringrazio sempre Erwin, che secondo me è la migliore forma di pubblicità che possa esistere al mondo, sia che volete vendere, sia che volete farvi conoscere, sia che vi fa piacere che le persone sappiano cosa pensate. E il potenziale che ha questo ragazzo qua, e anche i ragazzi di Primo Dan, è inarrivabile. Non penso, anche quantificarlo economicamente è difficile. Sono potenza.
sono In potenti. conclusione, link in bio. Link in bio. E vi presentiamo il vero inventore del Rasta Power, il fratello di Senpai Luigi. È stato mentre era filtrato. L'ha brevettato di nascosto. Prendi il mondo è tuo, fallo a nome mio se non ci sarò più. Le parole del grande Andrea Passamonte, detto anche Hard Cross. Hardy Gro. Dove ci dà? Ma dove ci dà? Bellissimo. Noi inventiamo. Mentre facciamo cose serie, inventiamo cose ancora più serie. Ricorda deve arrivare la tibia. Sì, sì. No, tu non devi tirare giù, la devi tenere. Colpisce il perché? Quando risale lo colpisci. Fa Vai Senpai, vai. Non stavamo registrando. No! Vai. Fa malissimo! È devastante! Hajime. È devastante! Figa, ma no, aspetta, fermo. L'ha piegato. Ma il tronco fa male così. L'ha piegato. È orribile quando sale. Io non lo facciamo male. Non sono normale, vero? No. Quando sale. Come lo spieghiamo? Come lo spieghiamo questo esercizio? No? Sì, mica deve tirare, deve prendere. No, tiro giù! Ma come sangue? Allora, deve mettere tutti i ragazzi. Ok, quindi vediamo C'è l'orologio. No, tolto. Nikos Watch. Ma base lo devi tenere giù. Corri, dai! Mi fa male? Vai, ancora uno! Ma che mani? Giù, fermo, giù. Quello che mangia. L'avambraccio. Qua. Venite qua che devo mettere in ordine. Un Tyrannosaurus Rex ha le mani così. Proprio l'avambraccio. Ok, Ale, vai. Allora, ordina. Giù. Aspetta, spostiamo questi. Vi faccio vedere cosa voglio. Facci vedere, maestro. Ma guarda come lo tiene giù. Però tu belli così, perché vediamo che poi Eravate proprio. c'è un sacco di patate. Un sacco di patate. Non è legale sta roba, Senpai. Bello. Come viaggia? È il buco, è la persona. Questa è grazie a mamma Ims che posso farlo. Allora non voglio persone normali che vogliamo. Non so per quale motivo vengono in numero uno al mondo, ma noi non siamo normali. Vieni qua. Vai. Questo è lo spirito del karate, volersi bene, crescere nella regola. Hanno avuto la dolcezza di preparare un disegno solo per me, il mio dojo Senpai Siro, perciò vero di chi stiamo parlando. Toppo Orochi. Toppo Orochi. Sei uguale. Io contento. Sei uguale. Grazie mille ragazzi. Os. Saluto. Os. Vai. Straps.